Buongiorno a tutti, la sfida di oggi è realizzare questo bracciale con dei bassorilievi in 5 minuti. Quindi mi metto subito nella vista superiore, vado a spengere l'oggetto che ho già realizzato. Inizierò dal applicare subito il comando superfici per toni di grigio. Vado a selezionare la foto che ho selezionato trovandola online, realizzo un rettangolo, ho impostato per ora questi attributi al comando, quindi ho messo 1000, 1000 e altezza 3 mm, vediamo il risultato e poi eventualmente ripeterò il comando modificando questi valori. Allora, se mi metto in prospettica e imposto renderizzata posso vedere il bassorilievo che mi sembra accettabile, quindi per me va bene questo modello. Quindi vado in ombreggiata, creo un cilindro su cui sarà proiettato il mio decoro e il cilindro deve essere leggermente più grande del perimetro del mio bassorilievo. Adesso vi faccio vedere. Applicherò il comando splop da questa sezione, questo è il comando splop che ci permette di proiettare un oggetto attraverso una sfera. Selezionare gli oggetti da adattare alla forma della superficie, voglio adattare questo rilievo, invio, centro della sfera di riferimento mi metto in superiore e vado al centro, più o meno al centro geometrico, se volete potete disegnare un rettangolo per aiutarvi e individuarne il centro. Disegno una sfera le cui dimensioni sono più o meno grandi quanto il mio rilievo. In prospettiva seleziono la superficie dove applicare, seleziono questo cilindro, mi metto anche qui nel punto medio del cilindro, premere invio, poi vi fa vedere come applicherà, in che direzione applicherà il rilievo al mio cilindro. Allora io la voglio applicare in modo che sia orizzontale il mio cilindro, dovete muovere il cursore finché nella posizione in cui, ecco, per esempio questa è la posizione che potrebbe essere giusta, clicco, ok, me l'ha applicata la superficie interna, ma noi adesso il cilindro non interessa, vediamo che avrei dovuto realizzarla un pochino, applicarla un pochino più piccola perché io voglio creare un anello, un bracciale tagliato. Vediamo l'effetto. Comunque l'effetto è buono. Io potrei benissimo andare a utilizzare questa prima forma come per realizzare il mio bracciale, per cui vado in superiore. Abbiamo detto qui c'è il punto di intersezione tra le due mesh e io vado a creare intanto una linea diagonale che mi va a disegnare l'apertura del mio bracciale. Poi da sopra vado a vediamo che cosa è una mesh aperta, quindi dovrò applicare i comandi per le mesh, quindi vado su strumenti mesh e applico tronca mesh, seleziono gli oggetti di taglio la mia linea, destro, l'oggetto a troncare sarà questa mesh. Adesso sicuramente c'è da aspettare un pochino che effettui il taglio. Effettuato il taglio, adesso mi metto in prospettica e vado a realizzare le finiture del mio anello. Creo un arco sulla parte superiore,
inizio, fine, punto centrale. Lo stesso lo faccio nella parte inferiore, inizio, fine, punto centrale, e questi intanto mi crea una forma tubolare, quindi forma tubolare. Ne crea un'altra nella parte superiore. Come immaginavo, questo tubo è troppo esterno. Ho disegnato il cilindro nel punto sbagliato, la curva nel punto sbagliato, per cui vado a riprodurre di nuovo la curva sulla parte interna. Di questa piega. Forma tubolare. Seleziono il binario. Vado a disegnare il mio tubo. Adesso mi piace molto di più. Adesso devo solo chiudere questa parte qua e l'interno. Per l'interno sistemiamo subito, quindi estrai isocurva, estrai isocurva sul primo cilindro e vado a selezionare questa curva, e poi sul secondo vado a selezionare questa curva, e poi posso eseguire un loft dalla prima curva alla seconda. Ok, adesso devo chiudere questa parte. Semplicemente lavoro praticamente tra il tubo sopra e il tubo sotto, e vado a estrarre intanto i bordi dei miei cerchi. Ho estratto i bordi e adesso vado a disegnarmi, prendendo praticamente le tangenti, vado a disegnarmi il profilo della superficie che poi andrò ad estrudere. Vado a dividere le curve superiori, vado a suddividerle, suddividerle in base a queste linee. Vediamo che qui già possiamo unire diversi segmenti per ottenere una curva chiusa. Quindi applico unisci, estrudi curva, la estrudo in direzione, diciamo, normale alla superficie, tanto deve essere solo una sorta di chiusura. Non ho messo solido sì, allora questa non è una curva chiusa, estrudi,
due lati no, solido sì, direzione, abbiamo detto questa tangente alla linea, non me la chiude, e allora la chiudo da solo tramite superficie da curva planari, non è planare, quindi la chiudo con patch. Cancello le linee di costruzione. Vedo che ancora mi rimane qualche mesh fuori, semplicemente vado a spostare questo oggetto un pochino più indietro. Ancora un altro po'. Benissimo, adesso vado a fare la stessa cosa sul lato sinistro, quindi vado a suddividere il cerchio di sopra e il cerchio di sotto tenendo premuto shift con il comando suddividi, ok, e adesso vado a connettere le diverse parti a formare una curva chiusa. Unisci, poi vado a estrudere in direzione tangente e adesso vado a chiudere come abbiamo fatto prima tramite patch le diverse superfici aperte lasciate dall'estrusione, e posso anche fare questa e copiarmela dalla parte di qua. Ecco qua. Ecco, in pochi minuti abbiamo realizzato un bellissimo bracciale. Se il video vi è piaciuto e gradite vederne altri, potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina in modo che sarete avvertiti quando vi arriverà un nuovo video. Buona giornata e buon lavoro!